Salve, mi chiamo Edoardo e ho 60 anni. Ho deciso di parlare di fitness per quelli della mia età perché mi sembra un argomento sia interessante, e per me naturalmente lo è, che perché lo trovo molto sottovalutato. A 50 anni c'è molta gente che inizia improvvisamente un'attività sportiva, ma c'è anche altrettanta gente che questo treno non lo prende e così si trova 10 anni dopo, a 60, quando avrebbe più urgenza e più necessità di mettersi in forma, che non ha un'esperienza in questo campo. Io per forma non intendo tanto una forma estetica quanto una funzionalità corporea che possa servire nel quotidiano. Sembra paradossale, ma più avanti si va con l'età e quindi più necessità ci sarebbe di tenersi adeguatamente agili e atletici, più la cosa sembra non preoccupare né gli individui né tutto l'insieme della società. Da una parte appare esserci una certa rassegnazione della persona e dall'altra parte un totale disinteresse. Così il sessantenne medio tende a convincersi che l'attività fisica non sia più una cosa per lui e anzi, se lo fa, è visto in maniera un po' bizzarra. Le rare volte che gli over 60 sono oggetto di programmi mirati di fitness, la mia sensazione è che siano completamente fuori target questi programmi e tutti orientati al ribasso. In particolare i canali YouTube mostrano delle lezioni di ginnastiche dolci inconsistenti che sembrano più delle terapie semi-riabilitative. I rari esempi di sessantenni in buona forma vengono presentati come dei casi fenomenali. Di fenomenale, secondo me, non hanno niente, quasi mai. Quindi quello che voglio dire è che quello che passa come messaggio è la rappresentazione di una realtà che sembra necessaria, cioè quella del sessantenne ormai immobile, che in realtà necessaria non è. Un sessantenne normale è in grado di fare col proprio corpo delle cose molto interessanti e molto avanzate, e anche se ha appena cominciato. Il problema, come dicevo prima, è che da tutto l'insieme culturale che riguarda il fitness oltre una certa età, lui è disincentivato persino a pensare di poter riuscire a fare delle cose, quindi va a finire che non ci pensa. Se ti dicono che tu non puoi, nemmeno ci provi, e allora la previsione del fatto che non ci riuscivi diventa autoavverrante. Se tu dici a un delfino che lui non è capace di nuotare e riesci a convincerlo, il delfino non nuoterà. Tutto questo a me sembra assurdo e va assolutamente contrastato. Questa mentalità è una trappola e bisogna farla finita. Io non sono un trainer e non sono un atleta, sono un tipo qualsiasi, con capacità fisiche normalissime e senza nessun particolare dono genetico. Anzi, a dire la verità, qualche problema più della media dei miei coetanei ce l'ho, perché 7 anni fa ho avuto un ictus che mi ha paralizzato la parte sinistra del corpo, dal piede alla testa, alla bocca, e che per fortuna ho recuperato abbastanza bene con solo pochi strascichi. Però ho una certa testardaggine. Quando mi si dice no, questa cosa non la puoi fare, io comincio a pensare, davvero? Vediamo. Con questi presupposti, circa un anno fa ho deciso di darmi una mossa perché stavo prendendo una china fisica che non mi piaceva per niente e che mi stava impedendo i movimenti quotidiani. Ero sovrappeso, ero sempre stanco e anche alzarmi dal divano cominciava a costarmi fatica. Questo canale, un sito web dedicato allo stesso argomento, una pagina Facebook e una Instagram servono a testimoniare il mio percorso da un anno a questa parte. Non ho programmi di allenamento scientifici o miracolosi, non sono un tecnico che possa indicarvi il percorso migliore, ma soltanto il mio. E il mio percorso differisce molto sia dalle ginnastiche dolci che dalle promesse che tra un anno scalerete fischiettando il K2. Sia chiaro che non vi voglio vendere assolutamente niente. Non ho niente da vendervi, né schede, né consulenze, né attrezzature, né bibitoni, proprio niente. Non posso risolvere nessuno dei vostri problemi di forma fisica,
ma posso soltanto condividere i miei. In un anno ho maturato soltanto 2 certezze che sono mie personali e che non necessariamente devono diventare anche le vostre. E sono, primo, a 60 anni la cosa più importante nell'allenarsi dovrebbe essere badare alla funzionalità, perché è quella che vi serve nel quotidiano. Perciò io non mi alleno per alzare 100 kg sulla panca, ma per salire le scale, per portare le borse della spesa, per arrampicarmi su un albero, per sedermi su un muretto. Questa è la mia logica. Secondo, per riprendersi un discreto grado di atleticità, nessun tipo di allenamento da solo vi può aiutare a ottenere il risultato completo. Serve un approccio integrato in cui ci siano più componenti, più tipi di allenamento diversi, che tutti quanti contribuiscano all'aumento della forza, della flessibilità e della mobilità articolare. Su questo canale parlerò soprattutto di questo in base all'esperienza che sto facendo adesso. Se interesserà anche ad altri ne sarò contento. A latere e per puro spirito di osservazione ogni tanto mi lascerò andare anche a delle osservazioni, a dei commenti sull'intero mondo del fitness, che è diventato proprio un'industria negli ultimi anni e che per questa ragione è piena di trappole e di trucchi e di miti. Questo era il primo video del canale, ma sul sito web, di cui lascio le indicazioni giù in descrizione, ci sono già una trentina di articoli che ho scritto nell'ultimo mese e che se volete potete andare a consultare. Alla prossima, se vi va. Ciao!